Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo simpatico braccialetto a fascia ad uncinetto. Questo braccialetto l'ho fatto ricalcando la forma di questo bracciale che ho da tanti anni ed è un bracciale a cui sono molto affezionata. In uno degli ultimi tutorial lo indossavo e una di voi mi ha chiesto se l'avessi fatto io. Questo non l'ho fatto io, appunto l'ho acquistato, ma ho pensato di fare un bracciale come questo fatto ad uncinetto e questo è il risultato. Oggi quindi facciamo insieme questo bracciale molto semplice da fare. Vi mostro i passaggi per realizzarlo così come l'ho fatto io, poi voi ovviamente potete utilizzare un filato diverso, colori diversi per ottenere il risultato che più preferite. Io gli ho dato questa altezza perché mi piace alto così, ma voi se volete potete farlo più sottile o anche più grande. Come misura è abbastanza taglia unica, diciamo così, perché qui dietro è fatto in modo da poter essere regolato. Qui dietro possiamo snodare questo nodino e con questo laccetto può andare bene a un po' tutte le misure di polsi. In ogni caso, a seconda della lunghezza di queste catenelle, possiamo fare questo bracciale più grande o più piccolo. Nel tutorial vi mostro anche come fare questo tipo di cordoncino, che è un cordoncino fatto con le dita. Prossimamente farò un tutorial specifico in cui vi spiego questa tecnica, ma già in questo tutorial vi mostro come farlo. Per fare questo braccialetto io ho utilizzato il cablè numero 5, indifferentemente potete usare la marca che preferite di cablè numero 5 oppure potete utilizzare anche un filato diverso, anche leggermente più grosso ma non molto più grosso, e con questo filato ho utilizzato un uncinetto da 1,75 mm. Oltre al filato e all'uncinetto ci serviranno solo una forbice e un ago senza punta. Il mio braccialetto misura circa 14 cm di lunghezza e 5 cm di altezza, ma come dicevo le misure possono variare a seconda del vostro gusto. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo lavorando 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lavorate le 16 catenelle, iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto e io lavorerò nel filetto dietro, voi lavorate come siete abituati. E lavoriamo un punto basso in ogni catenella, quindi in tutto 15 punti bassi. E questo è il risultato una volta che lavoriamo tutta la prima riga. Queste catenelle iniziali e quindi il numero di punti che lavoriamo sulle catenelle iniziali determina l'altezza del bracciale, quindi se lo volete più basso fate meno catenelle, se lo volete ancora più alto fate più catenelle e di conseguenza più punti bassi nella riga. Ora lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e dalla riga 2 alla riga 7 lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi in ogni riga 15 punti bassi. Se non siete sicuri di qual è il primo e l'ultimo punto della riga, mettete un marker in modo da identificarli chiaramente. Una volta lavorate le 7 righe da 15 punti bassi, uniamo l'inizio e la fine del lavoro per creare, diciamo, un tubolare. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e appaiamo l'inizio e la fine del lavoro. E lavoriamo una riga di punti bassi prendendo tutte le catenelle iniziali, qui potete avere le catenelle iniziali così come le ho io se avete lavorato nel filetto dietro, oppure potete avere un solo filo, qui in ogni caso prendiamo la catenella iniziale e tutto il punto del pezzo dietro e lavoriamo un punto basso
e così in ogni punto, la catenella iniziale e il punto tutto del pezzo dietro, e uniamo le due parti del lavoro, l'inizio e la fine, con tutta una riga di punti bassi. 14 e 15. Alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Fatto il primo, ne facciamo un altro identico. Ed ora facciamo le righe di catenelle che formano il bracciale. Con il filato prescelto prepariamo un nodino iniziale, estraiamo l'uncinetto e lo agganciamo su uno dei tubolari, quindi questa è l'ultima riga di punti bassi che abbiamo lavorato. Sul primo punto basso entriamo e agganciamo l'asola, così. Ed ora lavoriamo la riga di catenelle. Io per il mio bracciale ho lavorato 33 catenelle. 31, 32, 33. Lavorate le 33 catenelle, dobbiamo agganciare l'altro tubolare e lo agganciamo in questo modo. Qui abbiamo anche da questa parte l'ultima riga di punti bassi che abbiamo lavorato per rendere tubolare il lavoro. Quindi prendiamo l'altro tubolare ed entriamo in questo modo. Nel primo punto, il lavoro lo teniamo in questo modo, entriamo nel primo punto prendendo tutta la catenella del punto e usciamo dal punto successivo, così. E qui lavoriamo un punto bassissimo e ricominciamo una nuova riga di catenelle, quindi 33 catenelle. 31, 32 e 33 e lo agganciamo dall'altra parte, quindi sul primo tubolare. Soprattutto all'inizio dobbiamo tenere in ordine i pezzi in modo da lavorare nel modo corretto. Quindi abbiamo i due tubolari sul dritto, cioè è sul dritto l'ultima riga di punti bassi che abbiamo fatto, e vediamo dove abbiamo agganciato il punto bassissimo da questa parte e dove abbiamo agganciato il filo dall'altra parte. Quindi adesso per agganciare da questa parte prendiamo il lavoro in questo modo e io qui vedo il dritto del lavoro, cioè vedo il dritto di questa riga di punti bassi e il dritto di dove abbiamo agganciato il filo da questa parte. Entro in questo punto ed esco nel successivo in questo modo e qui ci agganciamo con un punto bassissimo come abbiamo fatto dall'altra parte. Soprattutto all'inizio con un po' di pazienza, così, e lavoriamo una nuova riga di 33 catenelle o di quante catenelle state lavorando per il vostro bracciale. Una volta lavorate anche queste 33 catenelle ci dobbiamo agganciare dall'altra parte e ricordatevi sempre di tenere i tubolari sempre sul dritto, dobbiamo vedere sempre il dritto sia di questa riga di punti bassi che di questa riga di punti bassi. Ci agganciamo da questa parte entrando nel punto in cui siamo usciti prima, quindi in questo punto, e uscendo nel successivo, così, e lavoriamo un punto bassissimo. E in questo modo continuiamo a lavorare fino a completare tutta la riga dei 15 punti o di tutti i punti che avete lavorato per i tubolari. (33 catenelle), 31, 32, 33 e ci agganciamo dall'altra parte, sempre come prima, partendo dal punto da cui esce il filo, entro qui ed esco nel successivo. E un punto bassissimo, 33 catenelle e così via fino a completare tutta la riga.
E una volta che abbiamo completato tutto il bracciale, lavoriamo un'altra riga di 33 catenelle e la agganciamo per l'ultima volta su questo lato. Quindi abbiamo già finito tutti i punti e semplicemente nell'ultimo punto agganciamo quest'ultima riga, lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato che otteniamo. Ora con un ago nascondiamo tutte le codine di filo attraverso i punti. E tagliamo. Ed ora per fare la chiusura ci serve un cordoncino lungo circa 25 cm. Io ho realizzato questo cordoncino con la tecnica delle dita, quindi si fa con le dita e adesso vi mostro brevemente come realizzarlo. Per mostrarvi come fare il cordoncino, per il tutorial utilizzo un filo un po' più grosso, ma per il vostro bracciale utilizzate lo stesso filo che avete utilizzato per il bracciale. Per ottenere un cordoncino lungo circa 25 cm, partiamo a tagliare un filo lungo 2 metri e lo pieghiamo a metà. Quindi lo pieghiamo a metà e questa lunghezza deve essere 1 metro, 1 più 1. E partendo dalla metà, quindi dove l'abbiamo piegato, qui facciamo un nodino iniziale, come quando iniziamo a lavorare ad uncinetto. Quindi facciamo un cappietto e il filo che è sopra lo passiamo sotto, lo portiamo fuori e tiriamo per chiudere l'asola. Adesso con l'altro dito entro nell'asola e porto fuori questo filo e tiro il filo che scorre, che è questo, così. E da qui ripetiamo. Con il dito libero entro nell'asola e porto fuori il filo che scorreva e tiro l'altro che scorre adesso e vado avanti così. Porto fuori l'asola e tiro per chiudere e dall'altra parte. E continuiamo in questo modo. Adesso ho tirato questo filo, quindi è questo che vado a prendere. Entro nell'asola, porto fuori questo filo, prendo con le dita al lavoro e tiro l'altro filo. Entro nell'asola, porto fuori questo filo, tengo con le dita al lavoro e tiro questo filo. E questo è il cordoncino che si forma, che è molto bello e tridimensionale. Andiamo avanti in questo modo fino a ottenere 25 cm di cordoncino. Alla fine, supponendo di aver già raggiunto i 25 cm di lavoro, il filo sarà quasi terminato e con l'ultima asola tiriamo fuori l'asola così e tiriamo il filo. E in questo modo il lavoro si salda. Per infilare il cordoncino nel bracciale semplicemente lo infiliamo uno delle codine in un ago senza punta e lo inseriamo nei laterali che abbiamo creato, nei tubolari laterali. Lo infiliamo da questa parte e dall'altra. Il cordoncino passa qui sopra ed entra nell'altro tubolare. Così. In questo modo ora non ci resta che fare 2 nodini alle estremità e con un ago nascondiamo le codine. E il bracciale è pronto. Per indossarlo è semplicissimo, lo indossiamo in questo modo e tiriamo e qui sotto annodiamo.
E questo è il risultato. Io di solito questi li infilo qui dentro, ma se volete potete lasciarli penzolanti. Ovviamente fatto in questo modo può essere adatto a qualunque polso, perché qui potete stringere o lasciare più aperto e quindi va bene per la misura un po' di tutti i polsi. Ovviamente questo tipo di braccialettini lo possiamo fare di tutti i colori. Io ho utilizzato questo tipo di filato multicolore, ma potrei aver utilizzato una tinta unita o diversi colori di filato da aggiungere via via nel lavoro. Fatemi sapere se questo tutorial vi piace, se rifarete questo braccialettino e se così fosse ovviamente aspetto di vedere le foto di tutti i vostri braccialetti. Sapete che potete condividerle con me nelle mie pagine social, quindi nel gruppo nuovo che ho fatto in Facebook che si chiama Uncinetta e Divertiti, oppure potete taggarmi in Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Aspetto di leggere tutti i vostri messaggi per sapere cosa ne pensate di questo nuovo progettino. A me piace moltissimo e spero tanto ovviamente che piaccia anche a voi. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è davvero molto importante. Se vi va condividete il tutorial e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. E attivate la campanella. Per iscriversi basta cliccare sul bottone rosso con scritto iscriviti e di fianco c'è una campanella. Se cliccate sulla campanella YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguito anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!